A Virgì, fatto lasciare lì, mo ritorno, gli porto in riserva e poi dai una sciacquata alla pompa e pappiata mangiare. Dai. Vado, Vai. Pulito, no? Guarda che bel colore che c'ha. Senti, mettici il naso. Senti la carbonica proprio. Che pizzica. Devo fare anche questo un po'. Tu sei venuto a giocare. Io a giocare. Insegnami te, no? E che ti devo insegnare? Devi solo spingere. Ma anche girare, no? Questa cosa quante volte? Questa va fatta 2-3 volte al giorno. 2 volte al giorno. Qui non diciamo che la materia enologica che vi è usata è proprio, diciamo, nervino da contadino, però insomma, voglio dire, cerchiamo di fare cose fatte bene in maniera artigianale. Certo. Tutto qua, niente di più, niente di meno. Qua sta embriaco. Mettici il naso. Qua sì. Per me il vino sì, io magari mi diranno poi che non capisco nulla, mi tireranno le pietre addosso, ma secondo me il vino c'ha bisogno di una cantina carina, giusta, che mantiene la temperatura e basta, non c'ha senza troppi fronzoli, insomma, voglio dire, il vino gli fa bene il freddo, un pochino di caldo, cioè le stagioni se le fa tu, deve maturare in una maniera giusta. Certo. E il cemento questo lo fa, perché questo mo gli partirà la fermentazione, gli è già partita fondamentalmente, questo poi si scalda, ma questo rimane sempre fresco però. Sai, per me è stato anche abbastanza difficile perché comunque non è un lavoro semplice, come tutti i lavori. Se non ti piace fare una cosa, non la devi fare, quindi quando parti così dubito che praticamente tu possa produrre qualcosa di positivo. Certo. Tutto qui. Sì. In tutte le cose, Sì. Poi insomma, voglio dire, nel caso mio è un attimino differente, perché insomma io da che portavo i piatti a cacio e pepe in trattoria, insomma mi sono ritrovato così e quindi voglio dire, non è stato semplice imparare tantissime informazioni tutte insieme così, insomma alla fine sono scoppiato pure io, dopo 1 anno e mezzo, 2 sono schioppato. Poi c'avevo tanta voglia di fare, quindi mi piaceva, però mi sono reso conto di aver fatto anche tante cazzate. Insomma, questa è anche, c'è anche da dirlo, però diciamo che adesso sto tranquillo, quindi comunque il lavoro del vigneto non è facile, è bellissimo, non puoi più tornare indietro. Questo è un vigneto che c'ha un sacco di problemi, essendo così vecchio, perché poi ci sono stati dei cani che hanno fatto queste cose qui. Quindi tu devi immaginare che questo... Cosa hanno fatto, scusa? Che hanno fatto? Hanno fatto dei tagli che non dovevano fare. Quindi la pianta, se tu gli fai questi tagli qui, a un tronco che ha 20 anni, 30 anni, 40 anni, la pianta si ammala. Perché se ti fanno tutti i tagli a te su una gamba, prima o poi lì il sangue ti circola male, no? Quindi alla fine te la devono amputare, no? Sì, una ferita aperta. La stessa cosa delle piante che ha la linfa. Quindi che succede? Che si ammala, stiamo a cercare di fare un lavoro di recupero sulle piante, che è un lavoro infinito il vigneto vecchio. Infatti l'altro giorno ho pensato, mo levo tutto e rimetto tutto. Però c'è sta un aumento della fauna selvatica che è imponente. Infatti io mi ritrovo piante spezzate, cioè, capito che voglio dire? Si può recintare, non c'è modo. Certo che si può recintare, infatti ho fatto la domanda per recintare, ma gli aiuti non arrivano. L'hanno ridotta, purtroppo, invece di gestirla, è arrivata ad un punto del genere la situazione. Poi ci stanno comuni che se lo possono permettere e magari comuni che sono più piccoli che non se lo possono permettere, non è che uno dà la colpa al comune dei Farnese. Però una riserva che fai? La riserva dovrebbero organizzare delle battute di caccia controllate per levarne una parte. Perché qui quando entra un capriolo e si mangia l'uva, praticamente succede che la pianta te la stacca, perché il capriolo che fa? Te lascia il rampazzo vuoto.
ti lascia il raspo cioè, vuoto raspo senza chicchi, ok? Sì. Però lui la pianta te la strappa, te la slega, hai sì, capito? E quindi poi quando te l'ha slegata arriva il cinghiale, che si hanno lasciato qualche chiodo, il cinghiale fa tra. Io mi sono trovato pianta aperta in due, pare che erano state così da un fulmine. Ah, sta seminando. Allora, lui è Ernesto, grandissimo vignaiolo sul campo. Diciamo che lui è un altro maestro della zona. Si può imparare solo da loro. Io non vado. No, iniziamo domenica. Inizio domenica. Io non vado. Sono 4 anni che sto qua, voglia di ancora imparare. Ma voglia già sei un bel pezzo avanti. Sì. Ti voglio bene pure io. No, qualche cosa già fai l'80%. Io. Tanto? 80%? Questi sono patrimonio, questi sono il patrimonio che ci abbiamo. Questa è gente dalla terra veramente, non per finta, capito? Vera. Prima facevo tutto altro. Lavoravo nelle fonderie, pensa. D'estate si lavorava a 60 gradi di temperatura. Che dice la vigna in confronto? La vigna è è una passeggiata. Poi qua, Com'è che dicono qua? la vigna è una tigna. La vigna è una tigna. Cioè? È una tigna. La vigna ci deve stare da capo a piede all'anno. Eh. Non è che la devi lasciare, perché la lasci una settimana, ti trovi quello lì che è successo quest'anno. certo, ci diceva. La vigna è una tigna. Poi una settimana di abbandono. Non la puoi trascurare, dice. Sta qua è una terra principalmente, diciamo, argillosa, limo, sabbia, però indipendentemente da come sia caratterizzata. Poi la cosa da vedere è questa. Io pago BioAgricert per farmi, insomma, dire che faccio la coltivazione biologica, ma in cantina non voglio mai che entrino perché mi fa schifo solo il pensiero di dire che il mio vino è biologico. Tanti ce lo mettono sull'etichetta, anche lì devi pagare. Sì. Cioè, ti rendi conto che è una follia? Perché poi quello che ho capito dopo 4 anni è che il vignaiolo è un agricoltore. Certo. Quindi l'agricoltura viene dalla terra, quindi se tu fai star bene la terra, quello che ci metti sopra, che possono essere anche dei piselli di gomma, sto scherzando. Ci sta a pensare. No? Cioè puoi mettere tutto quello che vuoi, alla fine cresce bene se tu ti prendi cura della terra. Il problema è che se non fai quello e vuoi trattare le piante come se fossero delle vacche da munge, certo. capito? Quello diventa un problema, perché le piante poi non sono stupide, reagiscono in base a come tu le tratti, ma quella è la conseguenza, capito? Cioè, Sì. prima la terra, tu devi pensare solo alla terra. Certo. Però se tu irrighi perché per 6 mesi non t'ha piovuto e gli dai 10 giorni di irrigazione, voglio dire, ma lo sai che vuol dire? Se tu non bevi, te disidrati? Sì. La pelle che fa? Se spacca? Pensa alla buccia dell'uva. Certo. Se spacca pure quella. E poi là infezione. Pensate in piantare un vigneto senza averci un pozzo, o c'hai una stagione come questa, È impossibile. oppure lascia perdere, si secca tutto. Perciò a un certo punto abbiamo detto fermiamoci un attimo, si devono abituare pure le piante, nel senso qui c'è il cambiamento climatico. Certo. Poi che vogliono dire che non c'è o non c'è. Ovviamente, perché la terra non è che la staticità Come in ogni non era. esiste. Come il vino cambia pure il tempo e così. Secondo me l'enologo serve. Ma non perché ti devi far correggere il vino se tu l'hai sbagliato, perché se tu hai sbagliato il vino, hai sbagliato dal principio, hai sbagliato la raccolta dell'uva. Capito? Ecco perché il data analitico serve lì, ma non è che uno ci va a mettere qualcosa con la siringhetta dentro l'acini dell'uva. Raccogli l'uva, la fai analizzare, l'acidità, gli zuccheri e l'apa per capire a che punto sei. A che punto sei, tutto qui. Non è che qualcuno ti fa qualcosa di più, perché dopo, quando ti fermenta e quando lo incominci a lavorare, sicuramente è più facile. Sicuramente sai da dove parti. Sai da dove parti. Che era metà agosto, c'avevo determinati chicchi, perché quando fai il campionamento hai visto come è fatto il grappolo, no? Tu fai 1-1-1, ok? Per tutto il vigneto. Ho raccolto solo un po' dei chicchi
no? E li strofinavo sul refrattometro per vedere il grado zuccherino, no? Ci stavano quei chicchi che stavano a 24 babbo, quindi in vino che c'è una gradazione alcolica. Quando però ho fatto tutto il campionamento del vigneto, in quel periodo, l'uva stava il campionamento totale stava a 13 gradi. Hai capito quello che ti voglio dire? Allora a quel punto che fai? Che sono indietro. Capito? Capito quello che ti voglio dire? Una Quello è il considerazione. discorso dell'aiuto perché agli non te Fai ne una accorgi tu? media. Non fai te ne una puoi media. accorgere da Perché ti solo devi se non c'hai un data Devi assaggiare tutti, certo. perché ti devi assaggiare tutte le Gli acini. E come fai? È impossibile. Invece tu fai il campionamento totale, dici oddio sto a 18 babbo, adesso è il momento di fare analizzare l'uva. Punto. Giulia, devi tornare indietro, dove sta il cavallo ti devi fermare. Ah, ma ci vieni a prendere al cavallo? No, c'è la strada. Eh no, così facevamo un po' di paese. Vabbè, lo facciamo dopo il paese? E lo fate dopo il paese. Con te però. Certo, sì. Ok. Lei è Virginia, mia compagna. Virginia, molto piacere. Armando. Valerio, piacere. Virginia. Ovviamente se volete le potete prendere. Cioè prendete per un bicchiere se volete bere, però io vi consiglio di andarci piano perché questi menano. Pazza, bello.